Okay, recording this session, this meeting, that today we are going to do something in a sort of a big revision, because we are speaking again, but I think it's never too much to speak about modal verbs, modal auxiliaries verbs. So the thing I'd like to say first, before we go on with all the work, is to say that usually what is getting you into confusion with the modal verbs is that they are a lot, really a lot. We use them in many different ways, and usually it's not a good thing to study them all together. But when you arrive at a point like you are at intermediate level, you can have a sort of overview of all of them and trying to compare them and to see them. So I show you now something that is a very nice book that sometimes I use because it's very visual. That is this one. So these are the uses of the modal verbs, and you see they are divided not as you could imagine into can, then should, then may, then shall. No, they are just divided into their use, because this is the only way to distinguish them. So we divided them in ability, permission, requests, offers, suggestions and advice, obligation, and logical deduction. This is just, I'm gonna send you everything to you. But then at the end, so we have just an explanation how to form and so on, and then they divide each topic. So each ability, one lesson, permission, another lesson, and so on. So before going and getting into this, I want to show you a very short presentation that is not the usual one that Anna and Myla already know, with the actor and actors when they were young. Do you remember them? It might be Madonna, it could be, and so on. No, it's different. It's similar, but in a way much different. So I'm going to share with you my screen completely. Okay. And now I'm going to show you this presentation of modal verb that we are going to discuss and watch together. Okay, modal verbs. Okay, Myla, read what Margis says. Bart, you must go out of this room immediately. Go on. Oh, Lisa, you should go out and see some friends. Oh, Bart, you can't go out. Okay, so what do you remember more or less the categories that I just mentioned you before showing the book? So you must go out. What is Mart expressing here? It's an obligation, it's an order, yes, it's an obligation, a suggestion. You must go out, it's an obligation. What about here? Possibility. Yes, a suggestion. Let's say it's a suggestion. Yes, possibility, a possible suggestion. And this one? A permission. You can. Permission. Yes, it's a permission. So you already know how to locate into the meaning these things.
But it is not just the meaning, it's also the use that we have to do it. Okay. So now we are going to watch the definition of modal verbs, the structure, how they are formed. It's very short one, so I'm not getting into details now, and how to use them. Okay, Antonella, read the definition of modal verbs. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality that is likelihood, ability, permission, possibility. Okay, Two of my friends can play guitar. Yeah, so remember that a modal verb is a kind of auxiliary verb. That means that it's behaving in the same way, more or less, as an auxiliary does. So never forget that modal auxiliary verb, because you know very well how to use an auxiliary verb. And if the modal verb is an auxiliary, means that we don't have to use other auxiliaries usually. Okay, let's go. This is the definition. What are they, Anna? Modal verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must. Okay, now we are going to watch it into each one. When do we use it and how do we use it? Mm-hmm. This is the structure. Okay, I must go to sleep. We can drink some water. They should drink some water. You may eat some food. He will do some exercise. She will eat some food. It may drink some water. You can just mix them up. So we have to use the basic form or infinitive without to of the main verbs immediately after the modal verb without anything else. Okay? Subject, modal verb, main verb, and all the rest. Okay, this is important. Myla, can you please read? Modal verbs do not add s or es to the third person singular. We can swim. He can swim. He can't swim. No. No. I know that you know that. But it's always it's better to say everything. And what else, Baila? Modal verbs don't need auxiliaries to form negative and questions. Of course. Example, she should stay. Negative? Not, she shouldn't stay. Yes, not we don't use that, yeah. Not why does she stay? She should, why should she stay? If we have should. Why does she stay is a different way of expressing that. Completely different. And then modal verbs, of don't course. have infinitives or ing forms. No canning, no to might. Is can, is might. And that's it. Just can and might. How do we use it, Anna? Now, how to use. Now we see all the verbs one by one. We start with can. Okay, you say use an example. Okay, can, ability, possibility. They can control their own work. Impossibility. 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 Okay. Yes. We can fix it. Asking for permission. Can I bring her here? Request. Can you help me? Okay. Okay. So, Paola, scusami. Yes. Quando tu chiedi una
chiedi un permesso, non si mette may I bring here invece can I bring? E adesso lo andiamo a vedere. Ma anche io posso anche dire can I. May è una polite form of can. Can è un pochino più diretto, un pochino meno formale. Perché io ricordo, ma ripeto, Attenzione. io ricordo, ma ripeto, parlo di tantissimi anni fa, che il professore diceva che quando tu chiedi il permesso che ti deve essere quindi concesso, metti may. Cioè, non so come Allora, dirti. è reale, questo è vero, ma non dobbiamo prendere una regola in inglese, non ci sono quasi mai delle regole fisse, cioè dobbiamo sempre pensare in termini di flessibilità linguistica, nel senso che anche la grammatica, cosa che non accade in italiano, ma va anche un po' interpretata. E dobbiamo anche considerare che il linguaggio si evolve in continuazione. Per cui anche a me dicevano no, si dice may. Perché? Perché loro, soprattutto gli insegnanti che non avevano studiato all'estero, ma avevano studiato solo qui in Italia, mettevano molto l'enfasi sulla forma di cortesia, il politeness. Perché una volta in effetti quando si studiava inglese era considerato un qualcosa che doveva andare assolutamente insieme a qualsiasi struttura. Questa forma di cortesia che esiste sempre, che è sempre importante, ma non è più così principale nello studio della lingua inglese, proprio perché globalizzando tutto è rimasta un po' un unicum all'interno del Regno Unito. E quello che noi cerchiamo di studiare adesso non è l'inglese del Regno Unito, anche se io insegno inglese, British English, non insegno English, ma vi do ogni tanto delle pillole di American English, Australian English and any kind of English we can meet. Ma io insegno il British English, ma questo non vuol dire che dobbiamo restare fossilizzati all'interno del British English, che a volte ci tiene un pochino incastrati nella forma. Queste forme adesso, ad esempio anche negli esami universitari e anche negli esami di Cambridge, vengono accettate anche delle modalità di, ad esempio di spelling o anche grammaticali che sono nate, si sono sviluppate negli Stati Uniti e una volta erano considerati errori, adesso invece sono stati accettati come linguaggio corretto. Questo però non vuol, per cui è vero quello che tu dici, ma è anche vero che nella lingua corrente si usa moltissimo can I go there? Senza che questo venga considerato un errore, questo anche nelle grammatiche. Poi infatti vedremo nel libro questa cosa. Grazie comunque che me l'hai detto, perché è bene puntualizzare tutto, come vi dicevo io sempre, vi dico puntualizziamo e andiamo a cercarci tutto quanto. After can we have could. Of course, could, we associate could to can because it's the verb that we use in the past. But let's see just the use. So we also have the permission, the request, the possibility, future, and ability. How do we form it? Each example. Antonella, could you please use an example? Permission. Could I borrow your dictionary? Request. Could you say it again more slowly? Possibility. I think we could have another tea. Future. I wish Mary could meet me next week. Ability. We give up his whole job so he could work for us. Yes, he gave up his job. Yes. So you see, we still have the permission, even for could. So we have the permission for can. We found it again for could. We will find it for may, of course. Okay. So this is, I think that is, the meaning is quite clear with could. Il could è condizionale, giusto?
Yes, it is, but it's also a verb very common used in the past, but as a conditional, Mm-hmm. okay? But it's not, be careful, because when you think, like you say, è un condizionale, you're not thinking of the English conditional, you're thinking about the Italian conditional. Mm-hmm. So you say, è un condizionale, dovrebbe, potrebbe, farebbe. In questo modo tu vedi il condizionale quando Sì. vedi il condizionale. Sì. Pensa invece a quanto abbiamo noi visto la volta scorsa con l'idea dei 4 condizionali inglesi che hanno una struttura simile, ma in effetti concettualmente sono molto diversi perché partono di più dall'idea di quello che è successo o sta succedendo o succederà invece che riferirsi alla pura grammatica, come diciamo noi. Per noi il condizionale è tutto ciò che potrebbe, dovrebbe, farebbe, eccetera. Ok? Invece il condizionale in inglese leghiamolo sempre all'idea del if, ma è molto più articolato. Ok. Ok, poi abbiamo Maila. May Eccolo. I have another cup of coffee? Permission. I may finish my homework. By tomorrow. It's a possibility. So it's mostly used, as Antonella said, for permission, but also for possibility. I may finish my homework if I study hard. Okay? Mm-hmm. What about might, Anna? Might, possibility. Would better With to, better, sorry, with, yes, it's missing an E. With. Yes. With better fun tomorrow, they might be eating their dinner now. They might. Is another possibility, another way of expressing the possibility. But we also have, this is not so common, but No. ought to. Myla. She ought to finish by next week. Saying what's right or correct. What's right or correct means when you have a moral obligation that is not something that you must do. This is the meaning, I mean. You must do because there's a law, because there's somebody that is obliging you. No, it's something that you know that it is right or it's correct. So actually you are following a moral obligation. Like the example that I always do, I ought to go visit my grandmother more often, but actually I can't find the time. Okay, so it's something that I know that is right, but maybe it's difficult to follow. So ought to, but it's not ought, it's ought to, like a normal, just is a sort of phrasal verb, but it's not because it's a modal verb. Then be careful here, because here is getting the big confusion with the here and will with the future. So it's true that shall is the future, is a part of the future, but if we have to describe it in a grammar sense, remember that is anyway a modal verb. Okay, so shall, that is used just for I and we, no other pronouns. Okay, go Antonella. Okay. Offer, shall I help you with your language? Luggage. Luggage, I'm sorry. Suggestion, shall we say 3, come si dice? 2:30, no, say the digital way. That's 2:30? Okay. Yeah, 2:30 then. Permission, shall I do that or will you do? Will you? Or will you? Shall I do that or will you? Permission. Okay.
Shall va alla prima persona singolare e plurale, mentre will va per tutte le altre, giusto? That's it. Perfect. Perfect. That now we're going to see well. No, first the should. Okay, Myla. We should solve this problem, saying what's right or correct. Fees should decrease next year. Yes. Possibility. Okay, should. Should decrease. Possibility of what is right and correct. It's should. We have, I think, clear in mind because we use in Italian at the same way, completely the same way, the should one. And will. Gonna. Decision. I can see any taxis, so I'll walk. Offer. I'll do that for you if you like. Promise. Promise. I'll come back on Monday. Okay, so of course, I'm sure you remember the will form when we study the future. But as you know, the future has many different ways of expressing a future situation. So with will, we know that we are expressing decision, offer, and promise. It's future, of course it is, but remember even the root, the meaning, the will. What is a will? Is a volunteer, okay? So anyway, this little word is modal, is an auxiliary modal. In fact, when you made question, will you go there? You don't say with another auxiliary. We don't use anything. We say, will you go there? You don't say, will do you go there? If you say will, you don't say do. Okay, so it's considered as an auxiliary, but is used in future situation. So I can't see any taxi, so I will walk. I will do that for you if you like. I will come back on Monday. And then would Anto. Permission? Would you mind if I brought a friend with me? Request? Would you mind waiting a moment? Invitation? Would you like to play basketball with this Friday? Of course, in these examples, they are just questions, but of course we can use would in any form of grammar. I would like, would you like? I would go there if, so you know exactly how to use it. But it's usually divided into permission, request, and invitation. Okay, that should be. And then there's a must that is not included here, but is one of the other modal verbs. But let's go into this one. Okay, so of course, I'm going to send you these pages of the book so you can do it. Can you read this, Myla, and the first ability, and then one by one we use the other? Okay. Modal verbs are very common in English. They are used to talk about a variety of things, particularly possibility, obligations, and deductions. Okay. Gone. English has many modal verbs. Each modal verb can be used, Yes, it's wrong. Okay. Each modal verb can be used in several different contexts. You see, even the books, they can be wrong. Okay. Can. Okay, ability. Go, Myla, and then on the other. I can speak 3 languages. I can't read Latin because it's so difficult. It's too difficult.
I couldn't study it when I was at school. Okay, so now they are doing on the other way around. How do you see the modal verbs? They are gathered not by modal verbs, so not can and all the use, could and all the use. It's on the contrary, now we have ability and all the modal verbs, permission and all the modal verbs, some of them, not all, some of them. Okay, anyway, ability, I can, I can't, I couldn't, past or present is the ability usually is expressed with can, the present or other or could. Okay, that is a skill. When we indicate our skill, what we actually are able to do. I can swim doesn't mean that, of course, I can swim because everybody can, but not in Italian is completely different. Because in Italian say io posso nuotare means che ho le possibilità, ho due gambe e due braccia. In English it's not. In English, I can swim means io so nuotare. And this is the first real translation, good translation for can, the ability. Ok. Anna. Altrimenti se no è be able, giusto? Altrimenti è be able a tutti gli altri tempi. Perché? Perché can ha la particolarità che può essere usato solo al tempo presente. Per cui io devo esprimere l'abilità al tempo passato, al tempo futuro, a qualsiasi altro tempo, sono obbligata a usare un verbo sostitutivo che è able. Ok? Che è identico a can, essere in grado. No, appunto, be able essere in grado, nel senso che se io so nuotare è perché so nuotare, ma se io posso nuotare nel senso che sono capace di nuotare, cioè ho appreso la capacità di nuotare o no, mi sbaglio? Non ho capito, è la stessa Allora, cosa. No, io posso nuotare nel senso che mi tuffo e nuoto, quindi già conosco la capacità del nuoto, come ti posso dire, la disciplina del nuoto. Invece, E non usi can in quel caso. Sì, lo usi, sì. ma meno in inglese, quando dici I can swim, di solito è proprio perché stai esprimendo il fatto che tu lo sai fare. Ecco. Invece se io dico I am not able to swim, vuol dire che non sono capace a nuotare. Allora, to be able to lo puoi sostituire in qualsiasi tempo a can, per cui va benissimo come l'hai detto te, ma andava anche bene se dicevi I can't swim. Okay. È la stessa cosa al presente, mentre ai tempi che non sono al presente sei obbligata a usare to be able to perché non puoi usare più can è solo al presente. Certo. Ok? Per cui è una tua scelta quella di usare to be able to al presente, perché hai comunque la possibilità di usare can. Se tu invece vuoi mettere, sottolineare il fatto di essere proprio in grado di, perché hai paura che non capiscano le persone che ti stanno ad ascoltare, che quel I can swim vuol dire che sei brava a nuotare, ad esempio, allora puoi sottolinearlo dicendo I'm able to swim. I'm very good in swimming. Perché sei tu che hai paura che gli altri possano fraintendere quel I can swim. Ok. Permission. Ok, Anna. Non ti sento più, Anna. Can have more cake if you want. Io la sento malissimo, non so. Anch'io. Non si sente? Che hai fatto, Anni? Che è successo? Metti il... microfono. No, non è il microfono, forse è il plug. È il, Ah, no, ma non l'ho toccato. ma prima ti sentivamo, adesso non ti sentiamo più. Cioè ti sentiamo pianissimo, come se avessi abbassato il volume. Oh no, aspetta. No, giuro, non so. Provo, adesso com'è? Come piano, basso. Aspetta che tolgo e rimetto. Brava. Che come diceva Steve Jobs, no, sempre piano. Sempre piano. Però da spegnere e accendere. Esatto. Il saggio Jobs. Già.
E niente, Anna, è così. Aspetta. Vabbè, dai, tanto lo leggiamo, leggilo comunque. Prova a spegnere proprio lì il principale, quello dove a sinistra lì. Aspetta! Scrivi, Anna, scrivi. Ragazzi, la tecnologia... Ma poi ha fa delle bisogno cose che di non si pazienza. spiegano, non è che No, infatti, fino a un momento funziona. fa... lo so. Basta? Sì, Meglio. un po' meglio. Comunque tu leggi, tanto noi seguiamo sul testo. Tranquilla. Magari mi metto le cuffie anch'io, così sento meglio. No, non si sente proprio niente. No, sei sparita completamente. Aspetta. Ecco. Maurizio! Maurizio! Brava, strilla, così si sente. È sparita la voce, non mi sentono più. Mo' meglio. Beh, perché sta gridando. È perché sto gridando. Continua, vai, che i vicini sono contenti. No, volevo provare a cambiare le cuffie se ne avevamo un altro... Ma prova senza cuffie, tanto il computer dovrebbe funzionare. Il micro ad ma esempio, l'ho provato, ma non mi sentivate. No, adesso sì. Sì. Adesso mi sentite? Sì. Allora, non fate Dai, niente. non lo so. Allora è forse qualche contatto nella cuffia. Nella cuffia, sì. Sì, Va ok. bene. Allora, you can have more cake if you want. You may take as much as you like. Could I have another slice of cake? Lo vedi, Antonella? Qui in effetti ti sta radunando tutto quello che tu hai detto about permission. So you have can, you have may, you have could. You can use all of them. Ok? Could you give me a ride home later? Would you email James for me, please? Will you lock up the office tonight? Ok? Sono tutti modi di chiedere. Quello che voi dovete fare è focalizzarvi sul meaning. So, for example, can you give me a ride or could you give me a ride home later? I'm requesting something immediately to somebody else. Would you email James for me, please? I use a sort of conditional here. Will you lock up the office tonight? Do you see any differences in meaning in these three sentences? Actually, you can use one or the other. It's just up to you. Consider that you're doing the same in your native language, because it seems easy to you because they come out naturally. So you can, in Italian, you say, mi potresti dare un passaggio? Scriveresti un'email a James da parte mia, per favore? Puoi, in Italian we can say, puoi chiudere tu l'ufficio? Potrai chiudere l'ufficio? Chiudi l'ufficio, per favore? Anche noi in quanti modi diciamo la stessa cosa? È un po' lo stesso. Per questo non si fa a livello prima dell'intermedio tutta questa panoramica, perché ci devi arrivare step by step. Infatti ora vi mostro, dopo quando abbiamo finito questa pagina, com'è nel vostro testo. Andiamo avanti. Maila. Offers. Can I help you with those? May I take one of those for you? Shall I carry some of your bag? All offers. And they're all correct. Anna? Suggestions and advice. You should opt to go to the doctor. You could try the new medicine. So if I say you should go to the doctor, that means that it's the best thing to do, because otherwise you are running a big risk. You should go to the doctor because there's a danger. If I say you ought to go to the doctor, means that it could be better if you go to the doctor. That is the good thing to do, but it's up to you. Okay, I give you more choice when I say you ought to than you should. Senti, una cosa.
lo should non è come è come lo shall, mi spiego. Will e would va per tutte le altre persone, shall e should No. va per la prima persona. No, No, I should, you should, he should, they should. Quello va per Va per tutte. tutto. Sì, non ti fare ingannare dal suono sh, che è come shall, ma non c'entra assolutamente niente, è normalmente un dovresti, è il condizionale di must in E quello si mette definitiva. per tutte le persone. Per tutte le persone, esatto, per tutte le Ok. persone è solo più forte in significato di ought to. Ought to è più moderato, diciamo si lega di più alla morale, mentre should si lega di più a un qualcosa che è giusto e va fatto in effetti. Lo devi da fare. Lo devi da fare in pratica. Yeah, è quello Ok. più, infatti è molto più usato perché questo ought to è veramente tenue ed è molto sulla politeness form. Ok. And then, You must arrive on time for work. You must not be late for work. You must of course is obligation. So, and then we have some logical deductions. Myla. It can't be Jane because she's on vacation. It could, might, may be Dave. I don't know. I must be Tom, since nobody else ever calls. Allora, this last part, questa è esattamente la famosa proiezione dei personaggi che erano bambini. Siete sparite per un po'. Ci senti, Anna? Adesso sì, è sparito per un po' la voce. Io direi che te questa cuffia potresti anche cambiarla. Penso anch'io. Ok. E sono i modals of deduction, che di solito ai modals of deduction viene dedicato un capitolo a parte, anche nel vostro testo. Allora, considerate che adesso per ognuno di questi piccoli topic che avete letto con gli esempi, abbiamo prima di tutto come si formano, ma poi ce li abbiamo suddivisi. Inizia con ability e vi dà una serie di esempi e come si forma. Questo è poi permission, request and offers. Ognuno ha un capitolo formato da una o due pagine. Come si formano i modali lo abbiamo visto e questa è una cosa che mi sembra non ci siano dubbi, non ci siano confusioni. I, tutto il subject, il modale, la forma base del verbo e tutto il resto della frase. Questo è molto visual e io lo trovo fatto molto bene proprio perché vi dà lo schema che noi, è come se noi possiamo formarlo. Ok, per cui è fatto molto bene. Non i negativi, sì, ci si aggiunge il not between the modal and the main verb. You should not run a marathon. You should. The question are used by swapping the subject and the modal verb like any other modal. Per cui seguono il modale è esattamente, segue la stessa particolarità e lo stesso modo di formare dell'ausiliare, identico, per cui ci si aggiunge il not, ci si mette, si fa lo swapping per l'interrogative, e poi ci sono ought to and have to are exceptions because they use to before the base form, but ought to is the verb, is not ought to learn, is not have to learn, is have to learn. Considerateli sempre, quando c'è questo to, non è perché è un'eccezione e si aggiunge il to al verbo, no, e il to è legato a ought e a have, è come se fosse un tutt'uno, Sì. ok? Però perché qui mette ought to oppure had to e non mette you should learn how to write? Perché No, parla di, perché should non ha il to, qui ti dice guardate che c'è anche ought to e have to, ma è la forma più formale di dire should e have to di must, però
esattamente, cioè il problema qui è il tu. Perché siccome prima abbiamo detto non serve niente, non devi mettere né tu Ho né capito. niente, qui Ho guarda capito. che questo tu che c'è non è legato al learn, non è legato al verbo che esprime l'azione, ma è legato solo a o tu è un tutt'uno. Però Ok. qui ti può creare confusione, perché se tu leggi tutta la frase I have to learn, allora è have e poi to learn. No, I have to learn. Ok. Ok? Però io mi rendo conto che non è proprio immediato. Man mano che si va avanti a farlo, sì, lo è. Nel vostro libro, questo è l'intermedio, è quello verde per capirci. Non quello nuovo, No, no, non quello quello nuovo. ancora, ok. Abbiamo ad esempio al 6b, che è a pagina 142, raduna tutti i modali di deduzione, che sono questi ultimi che sono stati menzionati. Per cui might, can't, must. Vedete, non li mette tutti insieme, ma li raggruppa. Infatti, se non sbaglio, inizia già al livello precedente, al lower intermediate, inizia già a dare un'idea del can, a parte che can si inizia a studiare all'elementary, però solo così, come can e basta. Poi man mano ci aggiunge delle altre cose. Vi ricordate l'idea dei Lego, no? Che noi aggiungiamo su quello che già abbiamo. Per cui partiamo con can. A questo livello, alla 4A ad esempio, a pagina 138, questa sempre della parte grammaticale, vi mette can, could, be able to e ve li raggruppa tutti, tutto il can, ability and possibility. Poi andando avanti fa altre cose e dopo 3 unità, appunto, alla 6b, torna e mette tutti i modali di deduzione, modals of deduction, might, can't, must, ok? Poi inizia con le future clause, va bene, fa altre cose di... E qui si ferma. Tutte le altre cose che io vi ho detto le troveremo nel libro nuovo. Perché io vi ho fatto una panoramica generale di tutti i modali ausiliari, ma di fatto poi vengono suddivisi per livello e vengono aggiunti. Per cui io l'ho fatto perché so che comunque molte di voi, e di solito nelle scuole italiane funziona così, vengono dati così un po' senza un legame costruttivo l'uno con l'altro, vengono sparsi, perché anche nel testo, vedete, anche qui sono sparsi, però la cosa importante da fare quando si studia la grammatica è quando noi incontriamo una nuova, ad esempio, i modali di deduzione might, can't, must, automaticamente dobbiamo andare a recuperare tutto quello che sappiamo degli altri modali per collegarli a quelli e per far sì che non restino delle nozioni sparse ognuna singolarmente, ma che si leghino a quello che già sappiamo, perché poi comunque nel linguaggio viene fuori la scelta. Devo scegliere adesso quale modale devo utilizzare, per cui io devo sapere quello esattamente a cui mi devo legare, che già utilizzo, per ampliare il mio modo di parlare usando anche questi modali. Questo è il legame che va fatto logicamente e spesso non si fa, anche perché molte persone studiano inglese a scuola, poi fanno un corso, poi magari stanno 10 anni senza fare nulla, poi fanno un altro corso, per cui è anche difficile riuscire a riagganciare tutte le nostre nozioni, perché voi ne avete tantissime. Queste cose che io ho detto oggi, probabilmente voi le avete già incontrate tutte in diverse modalità. Adesso dovete cercare di riacchiappare tutto, di mettere insieme e di produrre, cioè di utilizzarle queste cose. Allora, noi possiamo vedere ora i modali di deduzione, che sono la cosa un pochino più
Non complessa, non è complessa, sono abbastanza semplici. Might or may when you think something is possibly true. Leggiamo questi velocemente e facciamo solo un esercizietto di verifica. Vai, Antonella, vai, leggi il number. Okay. Tony's phone is switched off. He might be on the plane now or just boarding. Laura might not like that skirt. It's not really her style. I don't know where Kate is. She may be at work or at the gym. I'm surprised that Ted is there. He might not know that the meeting is today. Ok, io penso che il significato sia molto chiaro di queste Sì. frasi. Ok, Sì. cosa succede con can't, Anna? When you're sure about something is impossible, but it's not true. Il contrario, praticamente. Esatto. Nigel can't earn much money in his job. He's still living with his parents. That woman can be Jake's wife. Jake's wife has dark hair. And here is the real deduction. Nigel can't earn much money in his job. He's still living with his parents. Of course, but I'm not sure about it. It's a deduction. As is living with his parents, my deduction is that he can't earn so much money because otherwise it would have gone. The same. That woman can't be Jack's wife. Jack's wife has dark hair. I'm pretty sure that she's not hair because I know that she's got dark hair. But you know, there's one possibility in a million that she changed the color of hair. So, but it's my deduction. And then Mila must. The same, but without using the negative. I use must instead of can't. The same. Go When on. you are sure something's true. My neighbors must be out. There aren't any lights on in the house. Lights on, lights on. There aren't any lights on in the house. Your sister must have a lot of money if she drives a Porsche. Okay, it's the same as here, but here I'm expressing with cannot. Here I express with must. Non può essere, deve essere così. It's the same. I mean, the idea is the same. Okay? So, let's try now to match the sentences. It might be American. He's wearing a baseball cap. With using our deduction. I'm doing the crossing line for you. Okay, so read them all and try to match one with the other. Can you start, Mila, when you're ready? Allora, he can't be a university student. Isn't wearing a suit. No, he's wearing a wedding ring. He's not old enough. He can't be a university student. He's not old enough. It's not old enough, yes. That makes sense. Okay. Anna. It must be cold. He isn't wearing a suit. No, he isn't wearing a jumper. But it must be cold. Ah no, però sono negativi, no, non va bene. That could be. So it must be cold. He isn't wearing a jumper. I don't know. Maybe he isn't wearing a suit. Cioè, must be cold potrebbe avere freddo.
No, avrà freddo. Deve far freddo. Deve far freddo. Freddo, perché in effetti non fanno molto senso. L'unico potrebbe essere questo. He isn't wearing a suit. Because Però è negativo. Infatti. Appunto, perché si presume che il suit è leggero. Per Per cui cui non sta indossando. non sta indossando un abito, si è messo un cappotto. Per cui Invece perché di deve avere freddo? deve essere freddo il clima, non è... oppure, no, aspetta. No, perché No, se deve deve essere aver del clima, freddo. it. Certo, he must be cold. He must be cold. Se avrà freddo questo, no. Esatto. But he's wearing a jumper, è sbagliato, perché he's wearing jumper. Sarebbe stato al presente. Andiamo avanti, vediamo. Infatti, perché sono negativi e quindi non... Esatto, vediamo come lo mette andando avanti. Facciamo la 3. Antonella, fai la 3. He might be going to the gym. Il jumper, scusami, non mi ricordo che È il cos'è. maglione. Il maglione. Ah, ok. No, he's carrying a sport bag. Ok, e va bene. He might be going to the gym because he's carrying a sport bag. It could be lost. He's looking at a map. He's looking at a map. Ok. He must be married. L'ho visto. He's wearing a wedding ring. That's it. Però, he must be a tourist. Si potrebbe legare... Ah no, he's carrying a camera and guidebook. The camera, you got a camera that is... Yeah, B. Yeah, okay, B. He can't be enjoying the party. He isn't talking to anybody. That's it. He may not have a job. He's looking a job advert in the newspaper. Ok. Vabbè, questo è chiaro. E l'altro? It can't be a businessman because he isn't wearing a suit. Ok? Sì. Ok, quindi È questo. isn't wearing a jumper. Però, it must be cold. Isn't wearing a jumper. So, probably is cold. In quel senso, no? Cioè, la mia deduzione avrà è che freddo, dato che non indossa un maglione, avrà freddo. Ah, ecco. Ok. No, ok. In Avrà quel caso... freddo perché non c'è il maglione. Esattamente. E non è una conseguenza, ma è una deduzione proprio in questo caso. Alcune sono conseguenze, altre sono, sono deduzioni che vengono da una conseguenza, altre invece sono pure deduzioni da un fatto che noi vediamo. Però vedete che si formano esattamente allo stesso modo. Ok? Sì. Oh, questo è interessante perché possiamo mettere must, might o might not o can't. E questo è il tipo di esercizi che noi dobbiamo certamente andare avanti a fare. Se avete tempo lo facciamo immediatamente. Ce l'avete 10 minuti da darmi? Sì. Ok. Adesso mi sentite bene? Sì. Benissimo. Boh è la parola giusta. Allora, metto qui anche la soluzione così la vedete automaticamente dopo che voi avete dato la vostra versione. E qui c'è, ricordatevi che potete usare must, might or not or can't. Ok? E poi c'è qui sopra anche. È la stessa cosa, è solo un po' più piccolino. Ok, go Anna Maila. Dove devo leggere? Qui? Oddio mio. Qui è uguale, qui al centro. Do you know anyone who drives a Ferrari? Yes, my nephew. I don't know his salary, but he must earn a future. A fortune, yes. Fortune. He must earn a fortune, yes, to have a Ferrari, of course. Yes. Very good. Anni, ecco, ti sei riabbassata, non vorrei dire niente, ma tu leggi uguale. Why don't you buy this dress for your mom?
I'm not sure. She Might not. it's a bit short for her. It's a bit short for her. What do you say, Anna? No, sparita. Morta. Vabbè, sono convinta che avrei detto you might not, vero? Might. Oh, brava, al negativo. Might Might not. Ok. Prova a cambiare le cuffie, aspetta, Sì, sì, noi facciamo andate quest'altra, avanti, poi te la dai. ritrovi. Sì, vai, Maila. My sister works as an interpreter for the EU. European Union. She solo can. Ma can non potevo mettere? No, because No. it's not an ability that languages to work there. She must speak a lot of languages to work there. Yeah, that's it. She must speak a lot of languages to work there. You have no choice. If you speak languages, okay, otherwise you can't work there. Yes. Okay. Before reading, would you mind to let me know which is the meaning of have split up? What is the meaning? Why do you want to know the meaning? Try to do it without knowing the meaning. Let's make an experiment. Okay. Then I will tell you immediately. Okay. Did you know that Andy's parents have split up? Poor Andy. You must be very happy about it. Okay. So it's a bad thing. Or he might not. Or I can't. He can't. But You deduct that he can't feel very happy about that. Very good. So even without knowing the meaning of a single verb, you can understand the whole. Yeah. So if you would translate it without knowing this split up verb, how could you say? Try it. Deduct. This is a deduction. I'm sure that you will get it. Hanno strillato, ma che ne so, non ho proprio idea, non ho idea. What is a banana split? Do you know the banana split? Non è quella cotta? La banana split non è quella cotta? No. Tu la tagli e dentro ci metti il gelato, le varie cose. Because you split, you divide. Divide. To split up is divided, and then up means separate. Divide and separate. Split up. È come nelle prenotazioni quando fai lo split dei nomi. Sì, ma split up però non avevo capito ma che... nasce sempre da quello, no? Che tu dividi e poi separi. Split up è proprio separarsi. E separarsi, ecco, vedi. Divorce is divorce. Divorce, yes. Mi sentite adesso? Sì. Va bene? Allora è proprio la cuffia. Sì. Meno male, abbiamo trovato. Ok, brava comunque Antonella, molto bene. Ok, number 5. Who's that? Anna. Io? Yes, sì. Are your neighbors away? All the windows are closed. I'm not sure. I suppose they might be on holiday. Good, very good. Where's your colleague today? She Be ill. She must be ill. Might. She called to say that she's going to the doctor's. You say must. Sì. Might. Must. No, because it might not. Actually, the exercise is helping you because it doesn't tell you, yes, might or might not. But she
she perché ha says detto she might be ill. If she's going to the doctor, of course she's ill. Because why going to the doctor if you're not ill? She must be ill. It's just the meaning that is different. I mean, Anna, if you use might as a grammar, is correct, but the meaning is not really proper. Because actually, if you say that she's going to the doctor, there's no other way, no other reason why you're going to the doctor if you're not ill. Okay? Okay. Jane Okay. is looking at you in a very strange way. Yes, we have grown a beard since I saw her last, so she can't recognize me, no? I mean, but just a moment, please. Yes. Sì, she can't recognize me. Forse non mi ha riconosciuta. Or she might not recognize me. Okay. Might not. She can't, you're not sure. If you say she can't, means that you're sure that she didn't. But she might not recognize me because it's a something. possibility. Yeah. Okay. Yeah. My daughter has failed. Oh, ero io? Vai. Uguale, vabbè, dai. No, mi sono persa. Vai, Maila. Vai. Poi Vanna. My daughter has failed all her exams again. She be working very hard if she gets such bad grades. Great. She must be working. Yeah. Or she She can't. No, can't. because it's negative. She can't be working very hard if she gets such bad grades. I deduct that she didn't work a lot, because otherwise she would have never took that bad grades. Okay. Why is Tina so happy? I'm not sure, but she might have a new partner. She might have a new partner. I'm not sure is helping you a lot. Okay. She might have a new partner. Yeah. Where is the manager's house? I don't know, but he might live near the office because he commutes every day by train. He commutes. He commutes every day by train. No, so she might not. Can't. She might can't. not. She can't. He can't live near the office because he commutes. È una cosa certa. Yes, I got a proof that she commutes every day. So of course, can't live near the office because otherwise she wouldn't commute. You know the word commute? You remember? To commute? No. Pendolari. Pendolari. Pendolare. Commute is the verb. The commuters are the people Quindi that are going to out. commute vuol dire fare il pendolare? Fare il pendolare. We don't have the word in Italian, the verb. We have pendolare and then fare il pendolare. But actually, as this verb is an old one, because in England they were commuting long before we did. Because we started to commute in the last century, whilst in England they were commuting even before for the distances. So it's an old word, to commute, to take a train for long distances to get to work. Ok. Ma tu avresti un po' di esercizi da darmi, almeno così mi esercito? Su questo? Vi piace questa modalità dove dovete scegliere voi il modale di a me sì, almeno. Ok. Sì, anche perché io faccio un po' di confusione, no, devo io dire no. la verità. Sì. No, allora, non mi servono. io vi mando, adesso vi cerco immediatamente degli esercizi così a multiple choice che sono correggibili automaticamente online. Ok. Per cui vi mando un link dove vi si apriranno degli esercizi e voi dovete mettere la scelta e subito vedete se la vostra risposta è giusta o sbagliata, ok? Senza dover mandare a me. E di questi ve ne posso mandare diversi. Poi se voi vi dite, ok,
Se vedete che li fate tutti bene, vi potete anche fermare, altrimenti ditemi mandamene ancora e io ve ne mando ancora. bene. Va I bene. want some more and I give you some more. Vi posso Va bene. inondare di esercizi, per cui attenzione a fare le richieste. A fare le Perché richieste. soltanto facendoli uno impara, eh? Brava, esatto, tutta la spiegazione possibile è tutto chiaro, cioè è facile capire le E spiegazioni. poi applicare. È l'applicazione che ci incastra, perché noi abbiamo capito perfettamente tutta la prima parte della lezione. Era facilissima, sembrava quasi ovvia, la palissiano quello che dicevo. Nonostante ciò, io vi manderò anche queste pagine, se ve le volete mettere da una parte, dove quando vi viene dove c'è abilità e vi vedete tutto ciò che è abilità. Questo vi mando tutto io, con tutti gli esempi. Va bene. Can in the future, sono una decina di pagine, ve le mando Sì. tutte quante con un PDF, dove ci sono solo queste cose dei modali. Ok. Più della presentazione. La presentazione era un po' per aprirci la mente, questo invece proprio va nello specifico e poi è fatto proprio molto bene. La presentazione io l'ho presa da un altro, non è nata da me, per cui l'ho presa e l'ho un po' modificata, però è solo illustrativa iniziale. Questo invece vi dà tutti gli esempi, vedete quant'è visuale, è proprio una guida visuale, obbligazioni, eccetera. Ecco, guardate, ecco, questo ad esempio è molto carino. Common mistakes must not, don't have to. Must not and don't have to do not mean the same thing. Queste sono cose un po' sottili. Must not is used to give an instruction that forbids someone from doing something. Don't have to is used to tell someone that it's not necessary that they do something. Questo anche l'abbiamo fatto, no? Come quando si parlava dei contributi. You don't have to pay for this favor. It's not necessary. You must pay. You must not follow that rule because it was changing. You must not use a calculator during this exam. That is forbid. You don't have to use the calculator, but might be useful. So it's not necessary that you use, but if you want, you can do it. Okay, there's nobody else that is obliging you. And then the future, making deductions, that is the last thing that we did. And possibility, I think, is the last thing. Yes. Okay, so is everything up to page 169? Okay, I'm going to send you this and the exercises. Ok, Grazie. perfetto. Okay, let me stop sharing here. And I think that for today, we've done everything. Are you okay, Mala? Are you going to the beach today? Yes? You Yeah. do? Yeah, is it still open? It's November. Yeah. We have the key. Oh, you got a key the whole year long. Yeah. So you're going to the beach today. Yeah. Lucky you. Okay. Ok. Okay. Big kiss Grazie. to everybody and goodbye. Bye bye. See you next time. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.